A Eindhoven, 180 tifosi del Napoli arrestati prima del match, fermi preventivi per disordini nella notte. Nella serata di lunedì, alla vigilia della partita di UEFA Champions League tra PSV Eindhoven e Napoli, le forze dell'ordine olandesi hanno fermato circa 180 tifosi partenopei nel centro di Eindhoven. Le autorità locali hanno descritto il gruppo come numeroso e caratterizzato da una certa atmosfera, espressioni usate dalla polizia per giustificare un intervento che, secondo quanto riportato dalla stampa, è stato motivato più dalla necessità di prevenire possibili disordini che dall'esistenza di violenze già in corso. Il blocco è avvenuto all'interno della cosiddetta zona di sicurezza ad alto rischio, istituita dal comune in vista della gara, una misura che amplia i poteri di intervento delle forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, agli ultra è stato intimato di lasciare il centro città. Di fronte al mancato allontanamento, gli agenti avrebbero proceduto ai fermi per violazione del regolamento municipale sugli assembramenti. I tifosi sono stati caricati su 3 autobus e condotti alla stazione di polizia di Mathilde-Laan, dove sono stati identificati e interrogati. Fonti giornalistiche riportano che tra i fermati vi erano anche persone sprovviste di biglietto per la partita. Le testate che hanno seguito la vicenda sottolineano come l'operazione non sia stata scatenata da scontri tra tifoserie né da scontri diffusi. Non sono stati infatti segnalati violenti confronti con sostenitori del PSV, sebbene alcuni arresti di tifosi avversari siano stati registrati in numero molto contenuto. Nelle note ufficiali filtrate alla stampa, la scelta di caricare il gruppo viene presentata come una scelta dettata dalla necessità di prevenire l'escalation, una netta valorizzazione della prevenzione rispetto a un intervento repressivo dopo i fatti. La vicenda ha già sollevato reazioni e interrogativi. Da un lato chi difende l'azione delle forze di polizia, argomentando che la cupa eredità di episodi di cronaca e i gemellaggi antipatie tra ultra impongono prudenza, dall'altro chi parla di misure eccessive, fermi preventivi, che sollevano dubbi sul bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e libertà di movimento. Alcuni articoli di commento riprendono la formula fermi preventivi per segnalare come nella pratica si sia intervenuti prima che si verificassero violenze conclamate. I dettagli operativi resi disponibili indicano che la gestione è stata coordinata con l'obiettivo di mantenere la zona centrale della città sgombra e sotto controllo nelle ore precedenti alla partita, mentre gli accertamenti sulla singola posizione di ciascun fermato erano in corso nelle prime ore del mattino. Le autorità olandesi hanno argomentato che l'intervento era conforme al regolamento locale in materia di assembramenti. La stampa nazionale e internazionale riprende inoltre segnalazioni secondo le quali il numero dei fermati, intorno alle 180 unità, conferma la rilevanza numerica dell'operazione. Dal fronte del Napoli, per ora, non risultano dichiarazioni ufficiali della società che commentino direttamente l'accaduto. La vicenda è seguita però con attenzione da tifosi, osservatori e dai media sportivi, perché incorpora in sé molte delle tensioni che accompagnano le trasferte europee. Gestione dei grandi gruppi, gemellaggi e rivalità, ruolo degli steward e dei servizi di ordine pubblico ospitanti. Anche la stampa sportiva ha segnalato che tra i fermati vi sarebbero state frange del tifo organizzato, senza tuttavia fornire elenchi nominativi né dettagli giudiziari più spinti. L'episodio di Eindhoven pone domande pratiche e giuridiche. A quale soglia di rischio può e deve arrivare un'amministrazione locale per giustificare fermi di massa? Quali garanzie devono essere assicurate alle persone fermate, in particolare se i fermi avvengono in assenza di reati conclamati? E come conciliare la libertà di spostamento e di riunione con l'obbligo di tutela della sicurezza collettiva in un contesto sportivo internazionale? Sul piano operativo, l'attenzione resterà puntata sulle indagini e sugli esiti degli accertamenti condotti dalla polizia del Brabante settentrionale, mentre il dibattito politico e mediatico continuerà a valutare l'equilibrio tra prevenzione e diritti civili. Per ora i fatti essenziali sono chiari. Un intervento notturno massiccio che ha portato alla stazione di polizia circa 180 persone, ricondotto dalle autorità alla violazione delle norme sugli assembramenti e motivato come misura preventiva per evitare disordini. Mancano allo stato indicazioni di scontri su larga scala o di feriti gravi. Resta da vedere come procederanno le indagini,
se e quali denunce formali verranno presentate e quale sarà l'atteggiamento della giustizia olandese nei confronti dei fermati.